Bella ragazzi, questa mattina a seguito di quello che vi ho fatto vedere, visto che dal 31 marzo è stato disattivato il servizio, secondo me non ha più senso mantenere un apparato del genere in macchina. Per questo motivo mi sono deciso quindi ad acquistare questo nuovo car tablet della Dasaita 10.2 pollici. Allora, prima di installare il nostro car tablet vi faccio vedere al suo interno cosa contiene la confezione. Ecco la nostra confezione, quindi ripeto, è stato acquistato sul sito ufficiale Dasaita, quindi rivenditore di AliExpress, sullo store ufficiale di Dasaita. Ha messo per arrivare 5 giorni lavorativi, premetto che è stato spedito dalla Spagna, questo apparecchio, quindi ci sono varie opzioni, o dal Regno Unito, dalla Spagna o addirittura dalla Cina. Qui c'è un manuale di istruzioni in inglese, quindi abbastanza chiaro, su come adoperare, connettere il nostro apparato al telefono tramite Bluetooth e quant'altro, la regolazione delle luci, la regolazione del suono, e all'ultima pagina ha lo schema grafico di come collegare gli spinotti. Vabbè, vediamo quello che riusciamo a fare. All'interno abbiamo 2 sacchette di cavetterie, quindi questa è l'antenna GPS per chi non dovesse avere l'antenna dell'auto stessa, ma visto che il Qashqai ce l'ha, utilizziamo quella sua. Questi sono tutti gli adattatori AUX. Questo è l'adattatore per la USB. Questi sono altre cavetterie, quindi front rear penso sia per l'amplificatore. Poi qui abbiamo altri adattatori con 2 USB. E qui abbiamo il microfono. Poi quest'altra bustina, abbiamo altrettanti cavi. Allora, cosa molto importante è che il venditore mi ha fornito all'interno della confezione l'adattatore per collegare l'antenna GPS della nostra Qashqai. Questo è l'adattatore necessario per collegarla. Poi questo è il modulo Cambus per recuperare le telecamere a 360 e i comandi al volante, e queste sono tutte le cavetterie che poi dovremo andare ad accoppiare ai cavi già esistenti all'interno del Qashqai. Speriamo di farcela. Questa è l'antenna wifi che va attaccata dietro all'apparato, e questo è un altro adattatore. E questo infine è un mini o micro USB. Poi tanto vedremo tutto bene insieme. Andiamo a vedere l'apparato stesso. E questo è il nostro car tablet da 10.2 pollici dedicato per il nostro Qashqai. Quindi questo, vedete, il modello per la J11 con aria condizionata automatica. Se dovete ordinare questo apparato ricordatevi bene, questo è il CB008. Per la versione invece con aria condizionata manuale andrà montato il C0011, se non erro. Comunque controllate bene sul sito perché è specificato. Questi sono già specificato anche dietro gli attacchi come vanno montati. Questi sono i vari spinotti, i vari collegamenti. Va bene, non perdiamo altro tempo e andiamo a montare questo car tablet. Però prima cosa adesso andiamo a smontare il nostro vecchio Connect. Andiamo!
Eccoci qua. Ragazzi, prima cosa recuperiamo delle leve in plastica. Quindi se abbiamo qualsiasi, questo è un picchetto addirittura di una tenda comprata da Decathlon, quindi qualsiasi cosa, se non avete una leva dedicata in plastica, recuperate qualsiasi cosa che possa essere a forma di cuneo, qualsiasi cosa che possa entrare per poter rimuovere le varie parti. Intanto iniziamo dal disassare questa fascia, perché per toglierla inizia a essere un po' complicato, perché dobbiamo togliere tutta la protezione del convogliatore dell'aria. Quindi secondo me basta solo disassarla, sganciarla e togliere la vite che è all'interno. Allora, partiamo per rimuovere questa. Pensavo fosse più morbida. Insomma, eccola, ok. Vedete, qui non si toglie perché ha il gancio, l'ultimo gancio che non viene via, ma tanto a noi non ci interessa, perché altrimenti rischiamo di romperla. Quindi va bene così, la vite eccola lì, non c'è bisogno di levarla tutta. Vedete? Ecco la vite che dobbiamo andare a togliere. Quindi abbiamo spazio in abbondanza per poterci lavorare. Ragazzi, allora ci ho ripensato. Giusto per lavorare, serve solo per ottimizzare le riprese che andrò a fare. Ho deciso di toglierla proprio la fascia. Togliamo la bocchetta dell'aria, questa qui, così togliamo direttamente la fascia. Per togliere questa c'è una vite esternamente qui, che va svitata, e poi agli incastri, quindi con la leva in plastica la togliamo direttamente anche questa qui. Chiaramente prima va tolto il coperchio, dove ci sono i fusibili, così possiamo lavorare. Eccola qua, ripeto, l'ho fatto solo per questioni di video. Allora ragazzi, una volta tolta la fascia questa laterale destra, andiamo a togliere il gruppo del climatizzatore. Questo anche è incastro, Eccolo qua. Poi per toglierlo bisogna sollevarlo e farlo scorrere, perché ha queste due guide. Mi raccomando, quando facciamo questo lavoro, se stacchiamo i cavi dell'airbag e del climatizzatore, dobbiamo riattaccarli subito dall'altra parte, o altrimenti prima di fare questo lavoro ricordiamoci di staccare il cavo della batteria, altrimenti dopo ci ritroviamo con la spia accesa dell'airbag sul cruscotto dell'auto e dobbiamo far resettare presso l'officina Nissan. Ricordiamoci questo particolare. La fase successiva è togliere la letta dove è inglobato il pulsante d'accensione. Sempre con la leva in plastica andiamo a sganciarlo. Eccolo qua. E questo viene via così, tutto intero. Possiamo anche lasciarlo così, senza toglio, tanto non ci dà fastidio. Lo lasciamo qui. Poi per togliere il nostro connect dobbiamo svitare queste 4 viti. 2 qua sopra e 2 qui sotto. Ecco qui, ve le faccio vedere così. Ce n'è una là, una di là, dove abbiamo tolto la fascia laterale, e queste 2 qua sotto, 1 e 2. Cacciavite a croce, andiamo a svitare le nostre 4 viti. Facciamo attenzione a non farcela cadere dentro, possibilmente se abbiamo un cacciavite calamitato ancora meglio. Questa è una. Tolte le 4 viti, poi dobbiamo tirare a noi perché ha gli incastri. Non vi preoccupate che non si rompe nulla. Eccolo qua. Anche se fa un rumoraccio, ma non succede nulla, non si rompe nulla. Eccolo qua. E questo è il nostro bel mattone. Mettiamo qualcosa sotto la leva del cambio per non farci graffiare nulla, perché ha queste lamiere molto
fini, e come appoggiamo si graffia tutto, lo sterzo e la leva del cambio, quindi facciamo attenzione. E questi sono i fili che dobbiamo staccare dietro. Allora, così si vede meglio. Allora, questo è l'antenna del DAB, quindi attacco marrone. Poi c'è questa grigia che va appoggiata alla levetta laterale per sganciare lo spinotto. Poi c'è questa azzurra che è del GPS, l'antenna del GPS. Dobbiamo schiacciare questa leva, se no non viene via. Eccola qua. Poi abbiamo questa che è la mini USB che collega la USB del bracciolo per collegare un dispositivo. Poi abbiamo questi due spinotti che vanno sganciati, dobbiamo spingere questa levetta qui dentro e tirare. Questo è uno e questa è la levetta qua sotto da spingere su quell'altro. Eccola qua, e due. Stop, non ha nient'altro. Eccolo qua, nudo e crudo. Quindi i fili da collegare poi sul nostro Dasaita sono tutti questi. Allora, io che non ho preso il modulo del DAB, chiaramente questo non lo collegherò e rimarrà vuoto. Poi ci sarà questa che sarà l'adattatore dell'antenna, dove andrà collegata l'antenna. Questo è l'adattatore, ci andrà l'adattatore del GPS per collegare l'antenna del GPS. Qua ci sarà l'adattatore, vedete la lamiera? Guardate, in diretta, quindi fate attenzione. Dicevo, questo è l'adattatore mini USB che poi andrà collegato al Dasaita per recuperare la presa USB che abbiamo all'interno del bracciolo. E questi sono i due connettori che andranno collegati sempre a degli adattatori del Dasaita. Alla fine sono 4 spinotti che andranno collegati. La difficoltà secondo me non c'è, anche perché ho visto che gli adattatori del Dasaita sono già ottimizzati per l'auto, quindi non ci possiamo sbagliare. Hanno degli alloggi obbligati, quindi non possiamo invertire nessuno spinotto. Adesso non ci rimane che collegare l'altro, però prima dobbiamo smontare il gruppo climatizzatore e le spie sotto, perché andranno montate sul nuovo supporto del tablet. Andiamo a togliere gruppo climatizzatore e spie airbag. Ecco qui, togliamo le viti e poi togliamo queste altre 4 viti del gruppo climatizzatore. Poi tolte le viti andiamo a sganciare questi fermi sopra il pezzo del climatizzatore. Eccolo qua, così togliamo direttamente il tutto da quello vecchio. Poi ricordiamoci che i fermi, questi in ferro, poi vanno messi all'interno dell'altro chassis che andiamo a montare, del Dasaita, perché ha solo i pezzi così di plastica, quindi dobbiamo smontare gli spinottini in ferro, questi, e dobbiamo posizionarli, lo faccio vedere, su questo qui, eccoli qua. Smontiamo da quello vecchio, li mettiamo su questo nuovo. Allora, eccoci qua ragazzi, ora andremo a vedere la cavetteria che necessita per collegare il nostro Dasaita al Qashqai. Premetto, questo impianto è un impianto normale, quindi senza amplificatore e subwoofer Bose, ma un normale impianto del Qashqai. L'auto è un GE11 del 2018, quindi il modello di Dasaita per quest'auto è il CB008. Io ho preso il modello normale senza CarPlay,
quindi per chi volesse anche il CarPlay per la macchina o Android Auto deve prendere il modello dedicato che costa una trentina d'euro in più. Allora, l'antenna wifi chiaramente va montata, altrimenti non si può collegare poi attraverso l'hotspot del nostro telefono, e quindi questa va messa. Poi questo è l'adattatore che ha fornito il venditore, è siglato come SMA001, per collegare l'antenna del GPS della nostra Qashqai. Eccola qua, per recuperare praticamente l'antenna che abbiamo sul tetto, e quindi ci evitiamo di mettere l'antenna questa qui che ci fornisce il venditore. Questa è l'antenna della radio AM/FM, quindi andrà collegato alla cavetteria con lo stesso colore. Poi abbiamo quest'altro spinotto viola che è praticamente la prolunga della presa mini USB, quindi è una femmina che andrà attaccata alla... dove è andata? Eccola qua, al maschio dell'auto, per recuperare la presa USB che abbiamo praticamente sotto il bracciolo. Poi dobbiamo collegare questo spinotto marrone che serve per recuperare le telecamere a 360 gradi del nostro Qashqai. Per quanto riguarda le telecamere a 360 gradi, i jack da collegare sono questi, quindi prendiamo i jack che partono da questo spinotto e non da questo qui grande che non andiamo a collegare. Anche qui ci sono dei jack, vedete, questi li lasciamo stare, non li colleghiamo, quindi lo spinotto, questo grande, non va né collegato e non vanno collegati neanche i jack, questo rimane vuoto così come sta. Quindi andiamo a prendere i jack di quest'altro spinotto che va collegato poi a questi due. Da qua escono 3 jack, esce AUX R, AUX L e CAM out. Eccoli qua. CAM VIN come Verona, CAM VIN, e poi c'è AUX R in e AUX L in, e li andiamo a collegare a questi. Quindi il CAM VIN va collegato al CAM out, non ci sbagliamo, sennò poi non si vede la telecamera. Poi il AUX R va collegato a AUX R in, e poi AUX L andrà collegato ad AUX L in. Eccoli qua. Rimane solo questo giallo. Questo giallo è CAM out, che esce appunto da questo spinotto che vi ho fatto vedere prima, e questi due non vanno collegati, quindi ci sarà CAM out e lo colleghiamo a video in dello spinotto marrone. Eccolo qua. Quindi in totale sono 2 gialli, 2 telecam e uno bianco e uno rosso, perché se invertiamo questi 2 della cam non funzionano le cam. Quindi ricordatevi quello che vi ho detto: cam out con cam VIN di questo spinotto e cam out con AUX video in con quest'altro spinotto. Ok? E poi dobbiamo collegare l'alimentazione, che è questo spinotto nero, dove sono attaccati praticamente i 2 spinotti che vanno collegati, questi 2 vanno collegati a questi della macchina, perché questo grande praticamente non va collegato, questo rimane vuoto e questi 2 rimangono vuoti, AUX R e AUX L. Questo è il filo dell'amplificatore AMP, ma non va collegato, quindi lo lasciamo come sta. Praticamente non serve più nulla, e qui è collegato il nostro modulo CAN bus a questo spinotto.
Quindi ripeto, per questo tipo di impianto, quindi non Bose, un impianto normale, questa è la cavetteria necessaria per collegare questo apparato. Da non mettere assolutamente, quindi da non installare assolutamente, questo adattatore, Ma non staremo a fare una cazzata? altrimenti facciamo la minchiata che ho fatto io, che sono diventato matto, perché se usiamo questo adattatore non funziona l'audio della macchina. Vi faccio vedere, questo è lo spinotto per l'alimentazione. Se noi andiamo a usare questo adattatore come ho fatto io sbadatamente e andiamo a collegare lo stesso poi alla presa dell'alimentazione, in questa maniera non si sente l'audio perché bypassa l'audio. Vedete, qui è vuoto. Andiamo bene, proprio bene. Questo è il gruppo di fili che va a comandare l'altoparlanti dell'auto. Quindi se noi andiamo a mettere questo adattatore, chiaramente non si sentirà l'audio. Io sono diventato matto. Quindi assolutamente questo adattatore non va montato dove sono presenti tutti i jack per l'amplificatore, come non va montato quest'altro spinotto dove ci sono tutti i jack che pilotano l'amplificatore esterno, quindi per chi ha l'impianto Bose. Quindi questo anche non va collegato. Io non ho collegato neanche questo spinotto, che sarebbe la prolunga delle due prese USB supplementari, che va collegato da questa parte qui. Per chi volesse quindi usufruire di altre due prese USB supplementari da far passare nel cassetto o dove volete, va collegato questo spinotto. Io sinceramente non ne sento la necessità, perché mi basta solo la presa USB sotto il bracciolo. Comunque non ci possiamo sbagliare, perché ogni connettore ha il posto dedicato, da altre parti non si possono proprio montare. Andate tranquilli, su questo è semplicissimo montare questo impianto. Poi nella confezione, oltre all'antenna GPS che non montiamo, c'è anche un microfono che a noi non serve perché il microfono è già incorporato nell'apparato, quindi non dobbiamo montare il microfono. E poi non c'è nient'altro. Stop. Però prima di collegare gli spinotti andiamo a montare chiaramente il gruppo climatizzatore e le spie dell'airbag. Questa andrà montata e poi andiamo a rimettere le viti che abbiamo smontato prima. Prima, altrimenti diventiamo matti. L'importante, ripeto, è non accendere il quadro quando abbiamo staccato gli spinotti delle spie dell'airbag, altrimenti poi ci troviamo con la spia accesa sul cruscotto, perché rimane in memoria l'errore. Quindi la cosa fondamentale è, se stacchiamo gli spinotti, di non accendere il quadro dell'auto. Così facciamo prima, perché altrimenti mettiamo una giornata. Ecco qua, al lavoro terminato viene così. Una volta abbiamo
inserito il gruppo climatizzatore e le spie. Ok, andiamo a ricollegare gli spinotti una volta che abbiamo fissato il tutto. E adesso possiamo anche riaccendere un attimino il quadro, perché io devo spostare questa leva che mi dà fastidio qua del cambio automatico. Ok, e adesso andiamo a collegare gli spinotti. Andiamo a collegare, madonna figlia, qua poi ci dobbiamo mettere e sistemare con qualche fascetta, eh. Andiamo a collegare questo più grande. Dov'è? Questo qua, eccolo. Tanto non ci possiamo sbagliare perché di qua non entra, quindi va per forza inserito su questo. Eccolo qua, assicuriamoci che è entrato bene, che ha fatto lo scattino. Poi da quest'altra parte andiamo a collegare quest'altro, eccolo qua, e questo è collegato. Poi qui abbiamo il maschio mini USB da collegare all'adattatore per recuperare la presa che abbiamo sotto al bracciolo. Eccolo qua, ripeto, lo spinotto viola, questo lo andiamo a collegare, eccolo qua, al maschio del cruscotto. Quando uno non ci vede più, eccolo qua. Questo poi ci mettiamo una fascetta che lo tiene fermo, perché questo altrimenti si sgancia e non funziona più, non ha un gancio, non ha niente, è solo fissato così, quindi poi ci mettiamo una fascetta per tenerlo fermo. E questo è collegato. Poi abbiamo l'antenna, questa che vi ho fatto vedere prima, l'antenna AM/FM, che va collegato con il morsetto grigio dell'auto, eccola qua, e questa pure è collegata. Poi ripeto, lo spinotto marrone è del DAB, ma io non ho comprato il modulo, quindi lo lasciamo vuoto. Per chi avesse il modulo va collegato all'antenna del DAB. Che è rimasto? È rimasta l'antenna del GPS, eccola qua. Attacchiamo l'uscita dell'auto all'adattatore GPS MSA001, eccolo, così recuperiamo l'antenna che abbiamo sul tetto. Poi qui c'è un'eventuale uscita HDMI se qualcuno volesse collegare un apparato, non so, qualcosa per vedere un film o quant'altro. Una volta collegato tutto, quindi il CAN bus allo spinotto dedicato, questo ripeto non va collegato, quindi lo lasciamo vuoto, poi sistemiamo tutti i fili, non ci rimane altro che collegare l'alimentazione, quindi lo spinotto nero che vi ho fatto vedere prima, eccolo qua, assicuriamoci che faccia lo scattino. E adesso è collegato tutto. Deve funzionare in teoria. Allora, proviamo a vedere. Prima di rimontare tutto, che non faccia altri scherzi. Accende, si accende. E già è positivo. Funzionare funziona. Adesso andiamo a vedere il problema dell'audio se è stato risolto. Vedete? Già adesso si sente. Prima non si sentiva neanche il beep, era assolutamente muto. Questo cavolo di spinotto mi ha mandato ai matti. Mi ha mandato ai matti. Sono contento come un bambino proprio quando gli danno il giocattolino riparato in mano. Sono emozionato. Allora, vediamo. Audio, i comandi. Quindi abbiamo recuperato i comandi al volante. Perché? Vedete lì c'è la radio, quindi poi se andiamo
a selezionare ok, ci dà l'altra fonte che è la fonte USB. Io adesso nel cassetto, nel bracciolo ho collegato una chiavetta, eccola qui. C'è solo una musica per provare, giusto uno. Ok. Allora, qui chiaramente il video non è collegato nulla. Non abbiamo nessun collegamento all'aux video. E qui ci riporta alla radio. E dunque, vediamo un attimo poi altri comandi. Manda avanti le stazioni, ok, funziona. Quindi scorre con le stazioni e ce le seleziona sul display, questo all'interno del cruscotto. Per questo siamo a posto. Allora, tanto abbiamo tempo poi per verificare il contenuto multimediale del Daseid. Adesso andiamo a rimontare con calma tutte le parti che abbiamo smontato. Sistemiamo bene i fili dentro, abbiamo visto che funziona tutto e rimontiamo il tutto. E poi ci dedichiamo un attimo alla parte multimediale dell'apparato. Allora, innanzitutto andiamo a togliere, ripeto, i fermi questi in metallo e andiamo a metterli sul nuovo chassis. Perché, ripeto, questo non ha viti, non si ferma con le viti, questo è solo a incastro, quello nuovo, a differenza di quello vecchio che aveva, il Connect aveva 4 viti. Questo va tolto, o con cacciavite o con delle pinzette, quindi va allargato e sfilato. E va messo poi su quest'altro, adesso vi faccio vedere. Poi una volta tolto lo stringiamo e lo andiamo a rimettere sotto dove finisce la parte del climatizzatore, praticamente come questa parte qui, uguale. Alla parte finale di questo andiamo a rimettere i fermi in ferro, li stringiamo e li andiamo a applicare. Ecco qua, si vede? Eccolo qui. Tanto non ci possiamo sbagliare, è un verso. Lo facciamo scivolare e lo spingiamo giù. Così lo facciamo per tutto quanto, Togliamo tutti i fermi del vecchio e lo mettiamo su questo nuovo. Ok, al lavoro terminato viene così. Tutti i fermi inseriti. 1, 2, 3 e 3 di qua. E 2 sotto. Allora, io mi sono dimenticato di collegare il filo della massa. Nelle fasi libidinose alla fine mi sono dimenticato, visto che funzionava. Allora, il filo della massa lo possiamo collegare alla vite, questa qui che sosteneva il Connect vecchio, quindi rimettiamo quella vite e ci mettiamo il filo GND di massa e andiamo a ristringere la vite. Eccola qua. Tanto avete visto che funziona uguale anche senza il filo di massa, però ce l'abbiamo e ce la mettiamo. E adesso andiamo a sistemare tutta questa pappardella di fili qua dietro. Mettiamo delle fascette. Allora, per fermare l'adattatore questo della mini USB che va attaccata sotto al bracciolo, possiamo fare una cosa del genere. Mettiamo 2 fascette, mettiamo una che la facciamo entrare all'interno e l'altra la fissiamo da questa parte, in modo che così questo non si sfila più. Poi la stessa cosa facciamo anche da quest'altra parte, dove ci sono maschio e femmina dell'USB. Mettiamo una fascetta qui, una fascetta di qua e poi una fascetta centrale, in modo che questo non si sgancia più. Facile, no? Ok? Al lavoro terminato i fili saranno sistemati in questa maniera, con qualche fascetta. Il nostro malloppo di fili è abbastanza fermo e sistemato, è isolato. Andiamo adesso a rimettere dentro il tutto piano piano. Accompagniamo i fili dentro. Ecco che è il modulo canvas, quindi mandiamolo bene dentro, se no si ferma là e non scorre. Eccolo, qua è entrato, ok, qua sotto ci siamo. Ora dobbiamo solo mandare dentro i fermi. Eccolo qua. Ed è entrato tutto. Ecco.
incastri sono fissati. Poi una volta messo il tutto, incastrato bene, andiamo a rimontare la nostra aletta qui dove è l'accensione. Allora, c'è questo pezzo sotto che lo dobbiamo farlo entrare dentro adesso rispetto a prima. Vedete questo pezzetto qui? Questo lo dobbiamo mandare all'interno, eccolo, e poi andiamo a riagganciare, eccolo qua. Una volta che è entrato bene dentro andiamo a riagganciare tutto con i ganci, ecco qua, e questo è messo, e poi andiamo a rimettere la fascia, quella laterale che abbiamo tolto, eccola qua. Partiamo da questa parte e andiamo a fissare i fermi, ecco qua, e questa è bella, aderisce bene, insomma fa la sua porca figura. E poi vado a rimettere la bocchetta dell'aria, perché io avevo tolto anche quella per farvi vedere meglio, e questa è la nostra bocchettina dell'aria, ecco, ok, ecco qua, è entrata, ok. E poi andiamo a mettere la vite che è esterna, da questa parte c'è una vite che la fissa. Allora, vedete, la vite è questa qua. Dopodiché andiamo a rimontare il coperchio dei fusibili. Ecco qua. Chiaramente il tablet si accende quando accendiamo l'auto o accendiamo solo il quadro della macchina. In automatico parte l'accensione del sistema. Ecco che carica tutto il sistema Android. Non è rapidissimo nella partenza, voglio dire, però neanche di tutta sta lentezza, una cosa ragionevole. Si connette subito il Bluetooth al telefono, immediatamente come si accende si connette subito allo smartphone, è già collegato, vedete? Come connettività è molto veloce. E chiaramente io ho lasciato tutto com'era, ho lasciato gli spinotti com'erano, non ho fatto nessuna modifica, poiché esiste anche la possibilità di poter far spegnere il car tablet in maniera temporizzata, non quando spengiamo l'auto, ma possiamo temporizzarlo. Basta collegare il positivo alla presa dell'accendisigari, poiché è temporizzata. Io sinceramente ho voluto lasciare tutto com'era, poi comunque si fa sempre in tempo per collegarlo. Vedete, se io spengo l'auto, in automatico si spegne il car tablet. Quindi proviamo adesso, vi faccio vedere anche la retrocamera e la camera a 360 gradi per il parcheggio. Quindi in questo modo parte in automatico. Abbiamo recuperato anche la modalità di parcheggio assistito, eccola qui. In questa opzione andiamo a parcheggiare, eccolo qui da questa parte, quindi da qui poi la disattiviamo, telecamere, abbiamo recuperato tutto. Ragazzi, altra chicca che ho scoperto è la possibilità di impostare da questo menu, andiamo su auto e poi andiamo su impostazioni dell'estensione e c'è questa cosetta carina, show 360 gradi, quindi il bottone che possiamo inserire sul desktop dell'apparecchio con un pulsante flottante. Quindi se noi attiviamo questa opzione esce fuori questo pulsantino che ce lo mettiamo dove ci pare. Allora, ve lo faccio vedere, andiamo, eccolo qui, questo ce lo mettiamo dove ci pare.
a che serve? Serve per attivare le telecamere a 360 gradi. Pigiando una sola volta ci apre la schermata tradizionale con la camera frontale e il 360 gradi. Cliccando nuovamente ci apre la parte destra della ruota, vedete? La ruota? Ok, come se andassimo a selezionare dal menu o quando mettiamo direttamente la retromarcia. Cliccando nuovamente poi si toglie. Allora, anche per oggi abbiamo terminato. Abbiamo parlato abbondantemente di questo Dasaita CB008 dedicato per Nissan Qashqai J11. Seguirà un altro video dove spiegherò bene il comparto multimediale, connettività e quant'altro di questo apparato. Volevo ringraziare i ragazzi del gruppo Facebook Nissan Qashqai J11 Italia, dove mi hanno dato una mano grandissima e sono stati molto bravi. Quindi è un fantastico gruppo questo di Facebook, vi consiglio di iscrivervi perché trovate di tutto e di più sul nostro Qashqai. In particolare volevo ringraziare Daniele Risio, membro sempre del gruppo, dove mi ha supportato passo passo e mi ha fatto vedere qual era lo spinotto che non doveva essere installato. Senza il loro aiuto non avrei potuto realizzare questo tutorial. Statevi bene ragazzi e ci vediamo al prossimo video. Ciao belli!